shining down. And then you sense a change, nothing feels the same. All your dreams are strange, love comes. In sottofondo le note di Love Walks In dei Van Halen. Era il 1986 quando da Los Angeles partiva il tour con per la prima volta con loro la voce di Sammy Hagar. Invece scattano le 20 e 23 minuti primi. Innanzitutto presento Barbara. Ciao Barbara. Buonasera Linea Rock. Benvenuta su Radio Lombardia e su Lombardia Channel. E poi i nostri ospiti di questa sera. Welcome Rick. Hi. Hello. Welcome Scott. Hello. How Welcome are you on Linea Rock program for the first time here. How cool is this, huh? Sono arrivati finalmente. Long day of promotion. Yes, well, we started at about in the afternoon or in the morning, and we're so lucky to end up with you tonight. Thank you very much. Grazie a loro anche perché non hanno ancora cenato e quindi Abbiamo avuto una lunghissima giornata. Ha detto che hanno attaccato alle 11 questa mattina con le interviste. Sono felicissimi di chiudere questa serata. Eccoci qua con noi. Allora, vogliamo già porre la prima domanda e poi ascoltiamo il singolo. Sì, allora, innanzitutto, ok, so we said welcome Ricky and welcome Scott from Thin Lizzy or Black Star Riders? Both, ok. Loro sono qui questa sera a rappresentare naturalmente i Thin Lizzy, che è la loro band con cui sono in giro da qualche anno. Da un po' di annetti, leggermente. Scott. Ma hanno deciso di incidere un nuovo album e di cambiare nome per l'occasione. Adesso gli chiederemo appunto come mai questa scelta e perché e da dove partite, insomma. So you started, you're back with Thin Lizzy. You were back with Thin Lizzy, but now you decided to record an album, new project, new name. Why this choice? And I mean, was that? It's your turn. That's my turn. Okay. Yeah, well, you know, we've been touring pretty much constantly for the last 2.5 years with Thin Lizzy, and it's been wonderful. Been very successful. We've had a lot of fun. And people keep asking us, when are you going to write some new songs? So we said, well, we're going to. Time feels right. And we started writing some new songs with every intention of recording them as Thin Lizzy. As a little bit of time went on and the recording date drew near, we started thinking about what we were doing and analysing it, and we sort of thought, well, hang on a minute, it's been 30 years since the last Thin Lizzy album came out. It's been over 25 years since Phil passed away, and we thought, maybe this isn't the right thing to do. Maybe we should just let history be history and leave the legacy alone of the stuff that Lizzy has recorded with Phil and leave that untarnished. And we just felt that we should forge ahead, record the songs. We love the songs, we're very proud of them, and we should do it under a different name. And thus Black Star Riders was born. Ok. Allora, prima traduco questo. Innanzitutto Laura dice che i fans, i giornalisti, un po' tutti gli hanno chiesto per diversi anni, mentre loro erano in tournée, quando avrebbero registrato un nuovo disco, delle nuove canzoni. Hanno iniziato a pensarci perché la cosa li allettava parecchio, hanno iniziato a scrivere, però poi non se la sono sentita, insomma, di portare avanti il progetto con il nome Thin Lizzy, perché erano passati 30 anni dall'ultimo disco e 25 anni dalla morte di Phil Lynott. Quindi hanno deciso di portare avanti comunque il progetto, ma per le nuove canzoni di chiudere con il passato, voltare pagina e esordire con Black Star Riders, che è il nome della nuova band. Decisione saggia, secondo me, a questo punto. Allora, Wise decision. ok, allora andiamo subito a proporre quello che è il singolo, anche perché l'album arriverà a maggio. The album will go out in May, right? Yes, that's right. Ok, quindi per ora abbiamo questo che è il singolo, che si intitola Bound for Glory, Black Star Riders. Li andiamo a proporre ed ascoltare. Le note sono quelle di Bound for Glory, farà parte del loro prossimo album in arrivo nel mese di maggio. Allora andiamo a chiedere, Barbara, loro. Spesso è difficile scegliere un nome, soprattutto se prima avevi un nome del calibro di Thin Lizzy. Sarà stato un lungo lavoro per arrivare alla scelta di Black Star Riders. So you told us before that you started to write songs as Thin Lizzy, let's say, Sure. also for this new project. Then you decided to change your mind and change the name. How did you come up with the name, and is that like a big responsibility, you know, because you have a past, so, you know, and you have a huge name, you know, huge classic name, and this, I mean, the sound is you guys. This is, I mean, a continuation, or do you consider this
a new chapter. In which sense? Tell us there's about a lot it. of questions there. There's 4 questions in one Which one do you question. go for first? Dice You troppe take one, domande. I'll take one. To answer the last one first, yeah, well, obviously, of course, it sounds like Thin Lizzy because that's what we were writing it for when we started writing it. It was going to be called Thin Lizzy, but as we just explained, we changed the name. So you've definitely got the influence. Scott's been in Thin Lizzy for many years. 74. Many years. I gave him Many years. And I've been singing and living and breathing those songs for 3 years. Been a massive Thin Lizzy fan my whole life. Damon Johnson, 2 years in the band, same thing. Marco Mendoza. It's in our DNA now. We're influenced by it. It's part of us. We live and breathe it every day. Some of that is going to come with us into Black Star Riders, and will always be there. But there'll always also be the new influence that we are Black Star Riders, and we don't know what our boundaries are. There are no boundaries, and we can go off and do. So you mean that you're living like a dual thing? Yeah, it's like a new. It's like old new or new old. You know, Yeah. It's a mixture of the both. As a band influenced by Thin Lizzy, but you are also Thin Lizzy, so that's we're very weird. Kind of it's It's kind of a surreal thing, you know. The whole situation with this is weird when you think about it. I mean, what other kind of band has ever really been in the situation that we're in? It's quite unique. Okay. But you could kind of say we're influenced by ourselves. Ok, let's go and translate that first. Ok, allora diceva che praticamente, naturalmente il sound è molto Thin Lizzy perché loro sono i Lo Thin si Lizzy. sente anche del brano. Esatto, quindi dice la cosa strana è appunto vivere questo dualismo, nel senso che noi siamo come una giovane band influenzata dai Thin Lizzy, ma siamo allo stesso tempo anche i Thin Lizzy. È come se fossimo influenzati da noi stessi, però questo è proprio un nuovo progetto, quindi hanno voltato pagina con questo e dice però ovviamente le influenze ci sono perché Scott è nella band dal 1974, Ricky dice io sono 3 anni che vivo i Thin Lizzy sulla pelle in tour e quindi insomma questa musica ci appartiene totalmente ed è inevitabile che ci siano delle influenze. Certo. Visto che aveva accennato anche ai musicisti della band, esatto, per quanto riguarda la formazione, alla batteria c'è Jimmy DeGrasso, che ha già lavorato con Ozzy, Megadeth, Wanty, recentemente anche con Alice Cooper. Come sono arrivati alla scelta di Jimmy? You changed lineup, of course, for the new project. Jimmy DeGrasso is the new drummer. Yes. How did you come up with his name? Why him? And how do you feel about the new lineup? Well, it basically starts out with me stealing Damon Johnson from Alice Cooper. Stealing. I know that sounds terrible in the music business, but I lifted Damon from the band, and Brian Downey on this occasion felt he didn't want to do another project, right? He wanted to stay at home, wanted to, connect with his daughter and open his own refrigerator. Okay. Because he knew that we were going to be back on the road for months and months once again, right? So, we said, that's fine, Brian, it's not a problem. You go do what you have to do. But now we have a problem. We've got to replace, the drummer in Dark Star Riders, right? Dark Star Riders, you're the... Oh, sorry. It's been a long day. I'm so sorry. Devono ancora memorizzare Sì, bene il il nome. nome, sì, Oh, esatto. jeez. Now I'm doing it right. But, we discussed it amongst ourselves, and Damon says, I've got the perfect guy. He was the guy that played with me in Alice Cooper, and it's Jimmy DeGrasso. Now, I met Jimmy DeGrasso, but I saw him play, but I wasn't really paying attention at the time because, I was watching Alice do his thing, and I'm watching Damon do his thing. So when we decided that Jimmy was going to come to England with us to have a jam session to see how this was going to work out, I had no idea how this was going to pan out. I'm like crossing myself left, right, and center. I'm hoping this thing is really going to work out. But we sat him down on the drums. We're all set up. And I said, Jimmy, what song do you want to play? And the first thing he says, well, let's play Jailbreak. I said, ooh, okay. And he counted it in. We played Jailbreak. He played it to a T. And so we were all amazed. I said, okay, what's the next song you want to play? And this one really surprised me. He said, let's do Emerald. Now, this is a really tough drum song. Yes. Believe me, this is a tough one, right? And we ripped into Emerald. The guy cleaned up on it, and I said, okay, we got our guy. This is the guy. Jimmy, you're the man. You're in the saddle now. Nice one. Thank you very much.
Ok, allora dice Scott che tutto è iniziato da Damon Johnson, che hanno rubato letteralmente alla band di Alice Cooper, ed è stato lui a fare il nome di Jimmy De Grasso, proprio perché Jimmy ha suonato, oltre che con i Megadeth, lo sappiamo, anche con Alice Cooper. Hanno fatto questa prova. Allora, innanzitutto Brian Downey non è più nel gruppo, ma si sono separati in maniera amichevole. Semplicemente non voleva più fare mesi e mesi di tournée, voleva stare a casa con sua figlia, aprire il suo frigorifero e sapere che cosa ci fosse dentro, no? Non la sorpresa come quando sei on the road. E allora dice, loro non hanno avuto problemi con questo, hanno detto va bene, capiamo la tua scelta, ovviamente questo nuovo progetto andrà per le lunghe, perché noi siamo sempre felici di vederli suonare, e quindi Damon ha fatto il nome di Jimmy, hanno provato con lui, la prima canzone che hanno suonato assieme è Jailbreak, la scelta, gli hanno detto cosa vuoi suonare, e lui ha proposto questa, è stato amore a prima vista o a primo orecchio. La seconda gli hanno detto che cosa vuoi suonare con noi, loro sono rimasti molto sorpresi del fatto che abbia scelto Emerald, perché è un brano particolare e anche un brano che alla batteria è complicato, e probabilmente lui anche voleva appunto sfoggiare, diciamo, la sua bravura e conquistarli, e ce l'ha fatta ed è stato band. Esatto, un break musicale. Questa volta andiamo a proporre un brano naturalmente del repertorio dei Thin Lizzy, che viene ancora proposto dal vivo dalla band, si intitola Bad Reputation. Piano piano sfumano le note di Bad Reputation. Ci eravamo lasciati con la mia domanda a cui non hanno ancora dato risposta. Come sono arrivati a Black Star Riders? Esatto. So we left a part of the question behind before about the name Black Star Riders. Okay, how did you come up with that? Well, we needed a name, obviously, and we wanted a name that was very strong and something that conjured up, strong imagery. Which is a really tough thing to do, to find a name for a new band. Go, baby. Yeah, it is. Scott's right. It's not easy. And, we all came up with hundreds of names. And, nah, I don't like that. No, that's not right. Or somebody likes that and somebody doesn't. And I just got thinking. I thought, well, what we sort of, what's one thing that we all kind of dig? And it's a movie called Tombstone. And we watch it all the time. And we all identify the characters and we just love it. So I put the movie on and something about a Black Star gang was mentioned in it. I thought, that's kind of cool, but it doesn't feel right. Yeah, it doesn't feel right, like the gang thing. So I have a book of Western movie titles at home, and I wrote some really other cool titles down on a piece of paper. Thought, okay, what do I do now? And I thought about this David Bowie and William Burroughs technique that I heard about, the cut-up technique, where you write stuff down, you cut them up, you mix them all up, and you see what words match, like a jigsaw. So that's what I did, and Riders landed with Black Star, and I thought Black Star Riders is kind of so Black Star was from the movie, and then you added Riders. One of the words that I'd written down, and I just thought that sounds like a gang, a bit of Wild West in there. It's kind of brash, it's a little bit arrogant. It's the biker thing, the whole thing going on, and we, everybody lived with it for a while, and as you do, and then it just seemed to stick. That was it. The rider thing. We're out on the road. Let's ride. Yeah. Allora dicono che ovviamente non è semplice al giorno d'oggi trovare un nome per una nuova band, perché ce ne sono, insomma, le idee sono state un po' tutte sfruttate. Allora hanno tutti proposto dei nomi, ognuno ne proponeva uno, ma non andava mai bene, no? Allora semplicemente lui, Ricky, ha messo su un film che gli piace moltissimo, Tombstone. Was the movie Tombstone. Black Star è uscito proprio da lì, però gli sembrava incompleto, mancava qualcosa. Allora si sono messi a guardare sui dischi, e anche David Bowie per esempio, tra le cose che hanno sbirciato, e questo Riders è venuto fuori e l'hanno combinato insieme a Black Star. E diceva Scott, tra l'altro noi siamo dei Riders, visto che siamo sempre on the road, quindi la cosa ha funzionato, è piaciuta a tutti e è andata così. Da qui a Black Star Riders. Poi ci voleva un nome selvaggio, bello dark, forte, questo le aveva proprio tutte. 20:43 minuti primi in diretta con Linea Rock su Radio Lombardia e Lombardia Channel. Arriva il nostro break pubblicitario, torneremo con voi tra pochissimo. Rieccoci ancora insieme, termina il break pubblicitario, sono le 20:46 minuti primi. Allora veniamo un po' a questo album. L'album si intitolerà All Hell Breaks Loose, uscirà il 24 di maggio, quindi c'è ancora molto tempo. Per questo siamo felici di averli ospiti qua con noi in studio e parliamo un po' di chi hanno scelto come produttore, un nome
prestigioso e che ultimamente è stato scelto da molte band. Inflazionatissimo. So for All Hell Breaks Loose, you chose Kevin Shirley as the producer, which is one of the most requested producers ever, especially in the last 15 years. So how did you come with his name? Why this choice? We like a lot of the work that he'd done. You know, he was recommended to us by a lot of friends of ours and people that had worked with him. And we sent him the demos, and he loved them. He was very excited about them, and it just seemed like the right guy for us to make this first record. He works at the speed of sound. Okay. It's incredible. I mean, he wants a certain way of working, which is he's got a great way of miking everything, which is very unique to him. But he wants you to play live, look each other in the face, capture the attitude and the energy, keep the overdubs to a minimum. Okay. And he's very good at inspiring you with confidence to do that and making you have a great performance. But we did 12 songs in 12 days. Wow. Yeah. This album was done in 12 days. God. And everybody says that. Oh my God, really? It is. Yeah. 12 days. So you gotta have your stuff together before you go in the studio. And that's what we said. We went, wow, are you kidding? Yeah. 12 songs? None of us had ever done an album like that before. Usually, probably minimum, you do 4 weeks. Yeah. You know, you can do a basic track, then Which people is- walk away, and I'm like, no, let me think about this Yeah. for a while, forget about it, I'll think about my guitar bit. You had to have your stuff together on the day. But what gave us the confidence was after the first basic track, Kevin asked us all to come in and have a listen, and we all trooped in, and we had a listen, and he got the exact guitar sound I wanted, the same with Damon, the vocal sound that Ricky needed, the drum sound right. So we all walked back into the studio just pumped with confidence, knowing that we could do this. Because we are basically a live band. We've been out on the road for a year and a half, just doing that, doing the live thing. So to do this live in the studio almost seemed like kind of a natural thing to us. Like even though we weren't used to recording like this. Okay. So you knew before that he works like this, right? Yes, Yeah, okay. but we had never worked like that. Okay. So that was the Okay. big difference. Allora dicono, hanno scelto Kevin perché ovviamente è uno dei più famosi, gli piace moltissimo modo di cui tutto lavora. quello che lui fa, dalle cose più nuove alle cose più classiche, quindi hanno deciso di chiamarlo anche perché lui è uno che lavora in maniera molto veloce, è uno molto che sa quello che vuole, no? Hanno registrato ben 12 brani in 12 giorni, quindi un brano al giorno. Lui è uno che sa cogliere la natura di chi ha di fronte, sa proprio catturare il meglio, perché non è uno che post-produce tantissimo, gli piace stare lì a guardare come posizionare il microfono nella maniera più pulita possibile. pulita, sì. A lui piace molto l'impatto live, quindi gli piace Molto cogliere diretto. questo, molto diretto, e loro si sono trovati molto bene a lavorare in questo modo ed è stata la prima volta che hanno lavorato così. Però era esattamente quello che volevano e sono felicissimi di come è venuto fuori il lavoro, perché Ricky è felicissimo di come le vocals sono, come la sua voce è uscita, Scott è felicissimo come anche Damon del suono di chitarra, quindi insomma c'era grandissimo entusiasmo ed è un disco che è nato con massima naturalezza. Quindi prenotatelo, 24 di maggio su etichetta Nuclear Blast ci sarà la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di questo album. Poi seguirà un tour e a questo Esatto. punto con un album solo a nome di Black Star Riders che cosa succederà sul palco? Ok. 45 minuti circa non bastano alla No. gente che paga un biglietto. Certo. Come si completa la scaletta? So after the album will be out, of course there will be another tour, but one album is not enough, let's say. I mean, You're right. we can, okay, so we can You expect... don't play only 40 minutes. Yes, not just 40-50 minutes. So we can expect like a mixed set of Lizzy songs and the Black Star Riders songs. Absolutely. I think the fans are going to expect it too. They're going to pay their ticket. They're going to know about Black Star Riders, but they're going to know us from Thin Lizzy. I think they're going to expect a few Sure. Thin Lizzy songs in there. Sure. So what it's going to take us getting into rehearsals to see exactly what. Okay, so we can You expect... don't play only 40 minutes. Yes, not just 40-50 minutes. So we can expect like a mixed set of Lizzy songs and the Black Star Riders songs. Absolutely. I think the fans are going to expect it too. They're going to pay their ticket. They're going to know about Black Star Riders, but they're going to know us from Thin Lizzy. I think they're going to expect a few Sure. Thin Lizzy songs in there. Sure. So what it's going to take us getting into rehearsals to see exactly what Thin Lizzy songs are going to actually mix in with the Black Star Yeah. Rider things, right? But yeah, you're absolutely right.
you've got one album, and if you've got an hour and a half to play up there, you gotta come up with some other stuff. And I can't think of a better thing to do than to throw some Lizzie songs in there. So will you separate things or mix? I mean, one and well, one. we're not sure yet. I mean, that's the exciting bit. We don't know how we're going to do this yet, so we're going to have to figure that out in the rehearsals. But it's going to be fun. Ok, so Scott dice giustamente che un disco, come dicevamo anche noi, non è sufficiente, perciò 40 minuti non basterebbero. Quindi è naturale che un po' questo e un po' il fatto che la gente si aspetta da loro certi classici, il set del concerto del prossimo tour sarà misto, quindi con brani di Black Star Riders e brani ovviamente classici dei Thin Lizzy. Non sanno ancora come lavoreranno a questa cosa, quindi se saranno due set separati, se sarà incorporato, diciamo, la parte classica Thin Lizzy a metà e si inizia con Black Star Riders e si conclude con quello, oppure se le carte saranno mischiate. Lo scopriranno vivendo, diciamo, quindi facendo le prove, e sarà anche curioso per loro vedere come si misceleranno i brani nuovi con i brani classici. So che hai anche una domanda pronta per Ricky. Per Ricky? Esatto. Quale dici? Questa qua? Ok. Esatto. Ok, so Ricky, a question for you. All right. Do you feel more freedom now that you're working on your own songs with the band, and how does it feel for you? Yeah, a little bit. Mm-hmm. Absolutely. You know, let's be honest here, that everybody knows that, you know, when I'm out with Thin Lizzy, they're expecting it to sound the way they know and love it. Yes. And they're expecting me to deliver it a certain way, and I don't want to disappoint them, because that's what they deserve, and you know, that's what I have to get up there and do. Though still trying to put my own stamp on it as well. So it's a balancing act. With this, I can get back to being me pretty much the whole time. Okay. And is Phil one of your heroes as one well? Of my idols. Okay. So he's complete. I say to anybody, any kid that's wanting to, you know, how do you become a rock and roller? What do you do? Go to YouTube and watch Phil in action, watch him playing, watch how his stagecraft, listen to his lyrics, listen to his phrasing. The man had it all. He's a complete package. Yeah. So since I was 10 years old, you know, Phil's been an influence on me. Allora, decisamente sì, si sente molto più libero, gli abbiamo chiesto questo, se ora appunto si sente un pochino più a suo agio, diciamo, più di possedere meglio, insomma, questo suo ruolo. Dice naturalmente sì, perché è chiaro, quando interpreti i classici dei Thin Lizzy sul palco sai cosa la gente si aspetta da te e tu sai che stai calzando delle scarpe, insomma, un po' difficili da portare. E in questo caso invece esce molto di più la sua personalità, ed è curioso però che comunque, rimanendo Phil uno dei suoi idoli, lui si trova a suonare con la band che sono i Thin Lizzy, però può metterci del suo, quindi questo è molto curioso. E dice, però ovviamente Phil è uno dei miei idoli, andate su YouTube, chi non può apprezzare Phil per la sua attitude sul palco, i suoi testi, era un poeta, insomma, il suo modo di fare rock era decisamente unico e non può non lasciare il segno, e lui lo ha lasciato. Giustamente tu dici, lui era un poeta, come si sono trovati a scrivere le liriche invece di questo album, e che cosa parlano? Parlano delle loro storie vissute? Hanno collaborato insieme nella stesura dei testi? Okay. So, as we already said, Phil was like a poet of rock and roll. So how did you work on the lyrics this time without him? Especially for you, Scott, you know, was a new kind of experience, and did you work all together as a band on the lyrics, or it was just Ricky? No, that was as it was in Phil's era. The lyrics fell exclusively to Phil. Okay. As in this era, it falls exclusively onto Ricky. Okay. And that's why I really wanted Ricky in this thing, because I had played on Ricky's first solo album, and it gave me a chance to see what this man actually does, how he phrases his own material, the kind of lyrics that he comes up with. It so reminded me not of the same thing that Phil did, but it kind of the same way. Ricky's a storyteller. He can get in there and write you a song in 3 minutes and 40 seconds. He can tell you a whole story, right, with a melody line, and you're going to walk away from that song and you're going to remember this thing. Now that, to me, is the toughest thing about songwriting. All of us can write chord patterns and the harmony lines for days and all that, but it's down to people as talented as Ricky Warwick to make you remember that song, right? And that's why I really wanted this guy in the band, because I knew that he could deliver that. Allora Thanks,
Gli sta facendo un sacco di complimenti Scott a Ricky. Allora dice che naturalmente, come nell'era passata dei Thin Lizzy, il cantante è quello che si occupa della stesura dei testi, quindi una volta era Phil e oggi è Ricky. Lui dice che conosce Ricky già dal periodo del suo primo solo album. Ha lavorato assieme e aveva lui in testa per i Thin Lizzy, proprio perché sa come lavora, gli piace moltissimo come scrive proprio i testi, le immagini, lui mette le storie nelle canzoni, dice sai, tutti sono capaci, se sanno un minimo suonare, a tirare giù delle armonie, a fare dei ritornelli, a fare delle melodie, però riuscire a mettere insieme delle parole, creare delle immagini, creare delle storie in 3 minuti e 40, massimo 4 minuti, che rimangano impresse e sublimino la canzone, è una cosa che non tutti sono capaci di fare, e dice che Ricky è veramente bravo in questo, e quindi ha lavorato soltanto lui ai testi, loro si sentono perfettamente rappresentati dal suo modo di lavorare, dalle storie che lui ha scritto. Il tempo stringe, l'ultima domanda, poi la cena, giustamente. Last question, then you can go to dinner, finally. Okay. Visto che abbiamo fatto la domanda direttamente a Ricky, una su un tour che lui ha fatto con una delle tue band preferite. Okay. So you toured with Kiss and Motley Crue recently in Australia, if I'm correct. Okay. Right. How was that experience, and do you feel very far from that kind of world, those big stages with that circus, let's say? How did you live, that? Well, yeah, you're right. I mean, we are pretty, far away in genresville from the, the Kisses of this world. If you've never seen Kiss, you're in for the Las Vegas Hollywood spectacular. They've got every trick in the book up there on stage, but they use it really well. I was expecting to see this very no taste kind of thing, but that's not the case at all. These guys are professionals. They really know how to work the whole thing. There's so much eye candy up there. You don't know which way to look. Yeah. I sat out in front in Brisbane the whole show and watched the whole show, and I tell you, I had an absolutely great time watching these guys. Never thinking that I would, right? Okay. But they're all good songs. The audience was so into it. All the spectacular effects they had, it just worked. It was a lot of fun. And with all that, they're actually really, all of them, really great guys. They're great guys to hang out with. So that was a nice thing to find out. And which was the reaction of the people, of the fans? I mean, because you're two different worlds in a sense. So we got, the Australian people, we hadn't been there in over 20 years, and I was wondering that same thing. Is anybody even going to remember who we are? And, we had people standing up, cheering for us, singing the songs. And we just had a great time. So we slotted right in with both bands. Right. So it was a really great tour. Allora dicono che si sono divertiti tantissimo in Australia a suonare con i Kiss e Motley Crue. Giustamente fanno parte di due mondi separati e tutte e tre le band sono classiche nell'hard rock, però hanno un palco decisamente molto diverso. È un pubblico diverso. E anche un pubblico diverso, infatti quella era la seconda parte della domanda. Però dice che si sono divertiti moltissimo, e a Brisbane Scott ha detto che ha guardato lo show in un completo, è partito prevenuto, perché dice vabbè, sto circo, vediamo, però ovviamente i Kiss almeno una volta nella vita bisogna vederli. È molto Las Vegas, diciamo, l'approccio, quindi tantissimo spettacolo, molte luci e tantissimi trucchi, dice, però di buon gusto, perché sono comunque dei bravissimi musicisti, attori, hanno delle belle canzoni, sanno stare sul palco, quindi ti tirano in mezzo anche se non è proprio il tuo pane, diciamo, certo, quella cosa. Ed è rimasto comunque, Scott diceva, anche colpito dal fatto che gli australiani, i fans là, era parecchio tempo che non suonavano da quelle parti e si esibivano con due band un po' distanti dal loro mondo, però li hanno accolti molto bene ed è stata una bellissima esperienza che ripeterebbero. Allora, grazie naturalmente a Barbara, thank you very much Scott, thank you very much Ricky. Black Star Riders, ricordate questo nome, 24 di maggio su etichetta della Nuclear Blast. Allora noi li salutiamo giustamente dopo una lunga giornata, perché anche questo è lavoro di star, di personaggi del loro calibro, non soltanto essere sul palco, ma anche poi tutto quella che è la conseguenza, la promozione di un disco che deve uscire. Li salutiamo con il singolo Bound for Glory. Alla prossima, thank you very much. Bye.